Salve amici e bentornati sul canale. Come vedete il sole splende, siamo quasi arrivati alla stagione della raccolta delle olive, credo fra 3 giorni comincerò a raccoglierle, anche se devo dirvi, come ho già detto nel video precedente, che ce ne sono veramente poche, però noi le raccogliamo perché siamo sicuri della qualità del prodotto. Guardate cosa ho in mano, ho i baccelli, o meglio soprannominati come fave. In tutta Italia conoscerete le fave, però qua in Toscana si chiamano baccelli. E adesso le andiamo a piantare. Dovete sapere che in Toscana c'è un detto: San Luca la fava in buca. Probabilmente non da tutte le parti sarà così, o probabilmente sarà denominato in maniere diverse. Fra l'altro la fava in Toscana può essere anche altre cose, non vi dico cosa perché sennò divento volgare. E quindi niente, adesso siamo arrivati al momento della semina. Noi andiamo a seminare i semi che abbiamo ricavato dalla raccolta dell'anno scorso, perché dovete sapere che è molto facile fare i semi delle fave, perché basta lasciarli appunto sulle piante, farli ingrossare e poi seccheranno da soli, e appunto una volta che saranno in terra li andremo a raccattare. Sono abbastanza, devo dire che farò anche un bel campettino, ma non li semino solamente perché voglio andare a mangiare i baccelli o le fave, ma perché dovete sapere che, come vi ho già spiegato anche nel video della raccolta dei baccelli, questi legumi vanno a portare delle proprietà al terreno, rilasciano azoto e quindi sono preziosissime per la coltura degli ulivi e delle viti soprattutto. Io le andrò a seminare in questo pezzo di terreno, dove erano anche l'anno scorso, dove appunto ho gli ulivi, quindi io li vado a mettere non solo perché mi piacciono i baccelli col pecorino e il vino, ma perché è una pianta, come molte altre, il favino, le ceci, lenticchie, fagioli, che vanno a dare nutrienti al terreno. Quindi se uno avesse per esempio un campo abbandonato, un campo dove magari ci sono percentuali di nutrienti molto basse, specialmente nella coltivazione dell'olivo è sempre richiesta la concimazione di azoto, e questo è perfetto perché si vanno a seminare delle leguminose che poi si vanno a mangiare e nel frattempo rilasciano azoto, quindi si va a dare un nutriente. Io appunto adesso le andrò a seminare e niente ragazzi, vi ricordo solamente di iscrivervi al canale, ma soprattutto di attivare la campanellina, perché in questo modo riuscirete sempre a avere notizie sui nostri nuovi video, anche perché vi ho già accennato che arriveranno dei super progetti quest'inverno con Mauro anche. Fra l'altro questi semi me li aveva regalati Mauro l'anno scorso e come vedete io cercherò sempre di portarli all'anno successivo. Allora amici, come vedete qua ci sono le nostre olive, che sono anche belle fra l'altro, sono piccoline, quindi vuol dire che renderanno anche abbastanza bene. Non è piovuto molto, questo albero è particolarmente ricco di olive, anche se poi ci giriamo e non ce ne sono. Il terreno che andremo a coltivare adesso per seminare le fave è questo, un terreno già lavorato dove io faccio l'orto da penso 10 anni, forse anche 15. Vedete, non c'è nemmeno il bisogno di estirparlo perché è perfetto. E andremo a utilizzare la nostra amatissima motozappa, che fra l'altro è ferma da tanto tempo, quindi devo andare a controllare l'olio, devo controllare il filtro se è pulito, la candela, dobbiamo mettere la benzina, come vedete abbiamo preso tutto di già, e poi ci servirà la nostra zappa, che la utilizzeremo per andare a fare i filari, perché dovete sapere che poi andremo a fare dei filari, non li piantiamo così a caso, dove andremo a mettere i nostri amatissimi semi. E niente ragazzi, ora mi preparo e poi vi faccio vedere come mi muovo per la lavorazione.
Allora amici, come vedete non è un terreno particolarmente facile, ma questo lo sapevamo di già e probabilmente qualcuno di voi che aveva già visto qualche video del passato mentre facevo l'orto invernale se n'era accorto, anche perché dovete sapere che questo terreno calcareo, quindi galestro, molto sassoso, appena c'è un goccio d'acqua praticamente lo assorbe, quindi ha i suoi pro, ha i suoi contro. Sicuramente i pro è che per gli ulivi questo è il terreno migliore perché gli ulivi odiano come la vigna i ristagni di acqua, però per gli ortaggi, per tutte le piante di questo tipo, specialmente d'estate, è sconsigliato farle, quindi io mi limito solamente a fare ortaggi come i fave, piselli, patate, cipolle, agli. È raro che io pianti pomodori oppure zucchini, tutte piante che sono estivi, e quindi voi dovete sapere che qui d'estate diventa un deserto, completamente l'erba sparisce, rimane solo la terra e appunto gli ulivi. Adesso continuerò alla lavorazione, quindi passerò non so quante volte, tante volte, finché non avrò ottenuto il risultato che io voglio, quindi la terra molto fine, quindi mi ci vorrà secondo me circa un'ora, un'ora e mezza di lavorazione, anche perché dovete sapere che qui non piove da penso un mese, e quindi come vi ho già detto, essendo questo terreno super filtrante, sparisce l'acqua. Però adesso continuo e vediamo un po' che risultato riesco a ottenere, anche perché più fine è la terra meglio è il suolo che trova appunto il seme. Amici, abbiamo appena finito di fare la lavorazione, io credo che ci siamo, come vedete la terra è diventata veramente abbastanza fine, secondo me va più che bene, si scava molto facilmente, credo di aver fatto un buon lavoro. Poi comunque sia, immaginate che quando pioverà diventerà tutto molle, perché questo terreno è duro, però quando piove cambia totalmente, quindi diventerà super morbido, tuttora è super morbido, io che ci cammino sopra, vedete, vado giù con la scarpa, quindi credo di aver fatto un bel lavoro. Vedete questo piccolo pezzo di terra che è in mezzo agli ulivi, che io appunto ci metto le fave, in questo modo riesco a dare nutrienti a questi ulivi. Per esempio questo è un frantoiano e vedete ne ha veramente poche di olive, e niente ragazzi, adesso mi vado a munire della zappa, vado a fare i solchi, in questo modo poi andiamo a mettere a dimora tutti i nostri baccelli. Allora amici, ecco qua i nostri 3 solchi fatti interamente con la zappa a mano. Come vedete non sono dritti, per quale motivo? Sicuramente qualcuno vi dirà: Lorenzo, non li hai fatti dritti, per quale motivo? Perché specialmente il primo passiamo accanto a un ulivo. Io non posso andare a lavorare qua perché vi ho sempre detto che gli ulivi bisogna stare sempre molto attenti alle radici, perché sono superficiali, quindi se si va a intaccare una radice c'è la possibilità di prendere la rogna, ed è una malattia che vi posso assicurare, fra l'altro ho fatto anche un video, che è veramente difficile sbarazzarsene. Fra l'altro questa qui è piena, guardate, vi faccio vedere proprio un esempio, questa è proprio rogna, e appunto è una cosa non facile da tenere, quindi state sempre molto attenti anche quando lavorate appunto il terreno con gli attrezzi, sempre passare lontano dalle radici degli ulivi che sono superficiali. Poi qualcuno di voi mi dirà appunto anche dei solchi, perché li hai fatti a mano, sicuramente ci metti tempo, sarà faticoso. Avete ragione ragazzi, avete ragione, e appunto l'assolcatore sarà uno dei prossimi attrezzi che mi voglio comprare, però dovete tener conto anche una cosa, che appunto non potendo permettermi in questo momento, è anche un modo per assaporare ciò che facevano i nostri antenati, quindi lavorare a mano. Alcuni si aiutavano con gli animali, mettevano gli attrezzi appiccicati appunto agli animali, e niente ragazzi, io ho fatto questi 3 solchi, adesso sono pronto per la semina. Vi faccio vedere la distanza dai semi, tanto i baccelli non sono come i piselli, non hanno bisogno di nessun supporto perché sono appunto una verdura che ha bisogno di niente praticamente, perché vanno appunto anche per largo, sono più robusti dei piselli, i piselli sono molto più sensibili, se prendono una gelata muoiono, le fave sono un'altra storia.
Adesso vi faccio vedere la distanza e poi semino e chiudo. Allora amici, eccoci qua nel solco, adesso andiamo a mettere a dimora i nostri baccelli. Li facciamo cascare uno per uno, vedete, anche in questo modo. Non abbiate paura di farli cadere, tanto non c'è un metodo di distanza, vanno messi anche vicini, tanto vedete in questo modo va bene. Come si può dire, a spaglio, una semina a spaglio, tanto non ci sono nessun problema, anche se nascono vicini non si danno fastidio. Certo, chiaramente non buttate tutto insieme, se no poi si vanno a dare noia per forza. Ne mettete un pochini, vedete, in questo modo, anche perché non tutti i semi possono dare sempre la migliore riuscita di pianta, perché è possibile anche che un seme non vada a seccare oppure non faccia appunto svolga il compito di crescere e poi venire fuori con la pianta. Allora amici, eccoci qua, missione compiuta, siamo andati a mettere al sicuro le nostre fave o baccelli come si dice qua in Toscana. Vi spiego il perché le abbiamo seminate in questo periodo e non in febbraio-marzo dopo le gelate, perché in questo modo, in questi mesi, nonostante ci siano le temperature rigide, anche se poi adesso non fa freddo, cominceranno già a fare le prime radici, quindi in questo modo nei primi mesi di caldo, quindi verso marzo-aprile, quindi in primavera, avremo già i primi ributti che ci permetteranno di avere i frutti prima appunto di chi li semina in febbraio-marzo. Come io l'anno scorso le avevo seminate in marzo e le ho raccolte quasi a giugno, quindi fine maggio, quindi le ho raccolte solamente una volta. In questo modo magari riuscirò a raccoglierle anche una, due, tre volte, anche se poi le leguminose non sono quelle piante che durano tantissimo. Ma io, come vi ho già detto, l'ho fatto anche per questi ulivi che, grazie a questa coltivazione che abbiamo fatto insieme in questo video, andranno a nutrirsi, quindi avranno l'azoto che rilasceranno queste piante, e questo è molto importante. Fatemi sapere anche dalle vostre parti in che modo le coltivate queste cose. C'è chi addirittura in Sud Italia le semina a inizio ottobre, io capisco il perché, probabilmente le stagioni sono diverse da queste. E niente ragazzi, io vi ringrazio, vi ricordo di attivare la campanellina, di lasciare un bel like e perché no anche un bel commento, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!